siamo quasi pronti per partire. Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Mi trovo a Port-la-Forêt in Bretagna e sto per imbarcarmi su un Pogo 30 per intraprendere una traversata del Golfo di Biscaglia. In questo viaggio saremmo io ed Enrico. Nel precedente video abbiamo pianificato il nostro percorso, controllato le misure di sicurezza, il meteo e ora siamo pronti a salpare. Ci attendono un mix di calma e di momenti più impegnativi. Quindi salite a bordo con noi mentre ci immergiamo in un'esperienza indimenticabile in questo oceano notoriamente impegnativo. Stiamo lasciando Port-la-Forêt per attraversare il Golfo di Biscaglia. Una delle cose fondamentali da fare prima di intraprendere un viaggio di questo tipo, specialmente la traversata del Golfo di Biscaglia, è quella di controllare attentamente le condizioni meteo e scegliere una finestra temporale adeguata. Noi abbiamo venti previsti leggeri da nord-nord-ovest per la prima parte del nostro tragitto, che sono ideali per fare una traversata da nord a sud. Successivamente il vento è previsto in rinforzo e quindi avremo delle condizioni più dure nel secondo giorno. Una vela più la scata è, più la barca va bene, perché i vettori di forza devono essere più avanti possibili. Ok, siamo partiti, rotta sud-sud-ovest, andremo a sfiorare l'arcipelago di Glenham e poi orziamo. Superata la cardinale sud facciamo rotta esattamente verso questa zona della Spagna. Il viaggio è dunque iniziato e mi trovo immerso in un turbinio di sensazioni. È innegabile che sono un po' nervoso, considerando che si tratta della mia prima traversata in un passaggio in oceano aperto. Probabilmente questo e l'onda lunga oceanica ha contribuito al mio iniziale mal di mare, nonostante i venti fossero leggeri e piacevoli durante la prima giornata. Abbiamo appena superato l'arcipelago delle Glenham e abbiamo la prua più o meno a sud, leggermente sud-ovest, e stiamo per arrivare in mare aperto. Stiamo facendo 6 nodi e mezzo, 7 nodi. Abbiamo cambiato il Gennaker, abbiamo messo il fiocco. C'è un bel tramonto, purtroppo offuscato un po' dalle nuvole. Eccolo qua. Enrico ha mangiato, sta bene. Io non ho mangiato. Sono le 5. Adesso vado a fare il mio turno. Io ho fatto il turno dalle 11 alle 2, poi ho dormito 2 ore e mezza. Abbiamo dovuto accendere il motore perché il vento va e viene. Buongiorno, sono le 6:40. Stiamo ancora andando a motore perché c'è pochissimo vento, nullo, quasi 3 nodi di vento. Tra un paio d'ore la situazione dovrebbe cambiare, perché questo buco di vento era previsto e c'è stato un gruppo di delfini che ci ha seguito per un'oretta. Ho provato a fare un po' di riprese, ma era ancora un po' buio per le riprese, quindi non credo siano venute. Per il resto niente, abbiamo quasi fatto 100 miglia più o meno, stiamo arrivando nella parte più profonda del Golfo di Biscaglia. Siamo passati da 100 metri di profondità a 4000 metri. Durante questa navigazione non sono mancati incontri con gli animali, come questo gruppo di delfini comuni che ci ha seguito per lungo tempo.
Inoltre abbiamo anche incontrato 2 imponenti globicefali. Inizialmente la loro grande stazza mi ha fatto pensare a 2 orche, un pensiero un po' inquietante data la recente serie di attacchi alle barche a vela. Per fortuna questa specie è innocua. Rinforzando un pochino, 14 nodi. Dato che il vento, come previsto, continuava a rinforzare, abbiamo deciso di ammainare il Gennaker e di prendere una mano di Terzaroli, anche per prepararci per la seconda notte di navigazione, che sarebbe stata sicuramente più impegnativa. Nonostante i venti aumentassero, il mio mal di mare era ormai passato, ma la stanchezza si era accumulata durante la prima giornata e soprattutto dopo la prima notte. Piccolo aggiornamento, ci troviamo ormai ben dopo la metà. Come previsto è aumentato il vento, ci sono 20-25 nodi, quindi abbiamo terminato il Terzaroli, abbiamo rullato il fiocco, si va benissimo, stiamo facendo anche 10 nodi in planata. Abbiamo tirato su il Battersea che stava facendo una vibrazione poco piacevole. Questa è la mappa. E così ci siamo inoltrati nella seconda notte di navigazione, una notte che è stata sicuramente più impegnativa, in cui ho passato la maggior parte del tempo fuori di veglia, anche perché Enrico si sentiva poco bene. Questa è stata, nella mia piccola esperienza velica, la navigazione più impegnativa che abbia fatto, proprio perché la stanchezza si era accumulata durante tutta la prima parte della navigazione. Dura, si soffre, ma non molliamo. Come potete vedere abbiamo avuto delle condizioni abbastanza impegnative e soprattutto essendo stato male la prima giornata e avendo dormito pochissimo la seconda notte, la stanchezza mi stava veramente attanagliando. Sono le 9:30 di sabato mattina, abbiamo avuto una notte abbastanza intensa con 25 e 30 nodi sostenuti di vento, onde abbastanza pesanti.
dopo 48 ore vediamo la terra, siamo quasi arrivati. C'è Enrico che si è bevuto tipo 2 litri di caffè, mo no, ancora so. C'è ancora sonno. E finalmente scorgere terra dopo una traversata piuttosto lunga e anche un po' impegnativa è sicuramente un'emozione incredibile, bellissima. Vedo che un po' più avanti è abbastanza piatto. Tutto a posto, siamo arrivati, siamo ormeggiati. Arrivati, appena arrivati. Videiro. Però ho fame. Vediamo il tampone rapido così poi mangiamo. E su queste parole di Enrico il video termina, perché noi dovevamo arrivare a Lisbona in più tappe, ma purtroppo Enrico è risultato positivo al Covid. Durante la traversata si sentiva poco bene in effetti e poi appunto è risultato positivo. Successivamente ha continuato il suo viaggio, ha anche attraversato l'Oceano Atlantico e l'ho raggiunto ai Caraibi e ho fatto anche un altro video. Comunque questa esperienza è stata sicuramente indimenticabile, faticosa, difficile, almeno per quanto mi riguarda, ma molto istruttiva, e sono veramente contento di aver attraversato il Golfo di Biscaglia.